Idea geniale degli anni 60. Siamo abituati a vedere il trasporto, ma è ovvio, Sì. sei su strada vedi il camion, qualche decina di migliaia di container, Normalmente se parliamo di merci pericolose, possono impazzire e ti danno il disastro incontrollato. Il pericolo è definito dal contesto in cui lo utilizzi. E che etichetta ci metto? Sì, è semplice. In realtà il tema non è quello che trasporti, è dove sto andando. Questo mondo sta crescendo. 33 minuti, un'impresa. è incredibile davvero. La strategia, i sacrifici, ma anche il genio nascosto dietro alle piccole e medie imprese più audaci e di ispirazione. 6 milioni e mezzo, 4 milioni di euro. 10 milioni. Benvenuti in una nuova puntata di Imprese. Veramente mi sento un eroe. Da un'idea di Manabi e Strategy News Agency, ogni settimana un intero documentario dedicato agli eroi che fanno grande il nostro paese. 60 milioni vicini ai 4. 50 milioni. Perché fare azienda è una vera e propria impresa. Ascoli Piceno, Dubai, Rimini, Treviso, Genova. Per trovare nuovi spunti e ispirazione anche per la tua attività, iscriviti al canale per non perdere nemmeno un episodio. Ma ora torniamo all'impresa di oggi. Qui alle mie spalle alcuni dei camion che tutti i giorni affollano le nostre strade. Ma che cosa effettivamente trasportano e quanto è più o meno pericoloso il contenuto di questi bestioni? Lo andiamo a scoprire oggi con uno dei consulenti italiani più importanti in tema di trasporto di merci pericolose. E no, per merci pericolose non si trattano solamente le cisterne chimiche, ma scopriremo che anche una singola penna può essere categorizzata come merce pericolosa. Non facciamo la classica intro perché ci troviamo in questo polo logistico, abbiamo dovuto fare badge, mica badge, documenti, eccetera, eccetera. Perdonatemi anche per gli occhiali da sole, ma nonostante siamo praticamente alla fine di aprile e 3 giorni fa c'erano praticamente 28 gradi, stamattina ci siamo svegliati con 3 gradi e con una finestra di sole incredibile. Baciati dal sole. Esatto. Giovanni, dove ci troviamo? Questo è un terminal multimodale. Ok? Il termine... E già iniziamo con i termini. Sì, però lo spieghiamo perché poi in realtà non è che è difficile, è multimodale, hai più modalità. Arrivando abbiamo visto che ci sono i camion che arrivano, Sì. e quindi c'è la strada, c'è l'autostrada da un lato, ma in realtà non è neanche difficile, vedi che dall'altro lato c'è l'autostrada, alle spalle c'è questa massa di container che vengono spostati, vanno su ferrovia. Non so se ci avete fatto caso, ma prima passava un treno ferroviario passeggeri. È proprio come quando noi prendiamo il treno. Sì. Scendi dalla strada, sali sulla ferrovia. Idea geniale degli anni 60, quello del container, Certo. che ci ha rivoluzionato il mondo. In Lombardia, ma in Italia, questo è uno di quei centri che sono realmente importanti, che fanno molte diramazioni verso Rotterdam, perché poi alla fine noi non lo vediamo, perché non riusciamo a vederlo, ma collega anche i mari, perché ti collega a Genova, che Sì. in qualche modo ti sale da giù, quindi con la strada ti arriva qui, da qui prendi il treno, sali, te ne vai a Rotterdam prendi la nave transoceanica. Quindi questo è un centro, un polo logistico molto molto importante per quanto riguarda il trasporto delle merci in generale a livello europeo. Sì, in generale, assolutamente sì. E perché siamo all'interno di un polo logistico multimodale? Quale miglior location per parlare di trasporti? Oggi ci occuperemo di questo argomento e più nello specifico ci occuperemo di trasporto di merci pericolose. In questa puntata esploreremo il mondo affascinante e complesso del trasporto delle merci. Scopriremo, grazie all'esperienza di Giovanni, come il commercio moderno e l'e-commerce abbiano completamente stravolto il mercato, rendendo la gestione del rischio una componente fondamentale quando si parla di spostare merci. Giovanni ci farà comprendere la differenza tra pericolo e rischio e ci introdurrà nell'intricato mondo di etichette e di codici, ma soprattutto ci farà capire qual è stata l'intuizione che gli ha permesso di diventare uno dei consulenti più apprezzati in materia. Non solo, scopriremo come da semplice operatore sia diventato un analista che crea strategie logistiche per colossi come Poste Italiane. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamolo insieme. Noi siamo abituati a vedere il trasporto, ma è ovvio, Sì. sei su strada vedi il camion. Ti fai la domanda, in America come ci arrivo? Via nave. Chiaro? Ma la nave ha bisogno di un fondale alto. C'hai Rotterdam e c'hai le navi transoceaniche. La nave porta container, insomma conta qualche decina di migliaia di container, per cui ha bisogno di spazi e quindi c'è Rotterdam. Lì ci devi arrivare.
Ci arrivi come? Via strada? Sì, ma 4 giorni di strada non è proprio il massimo, 3 giorni, insomma, avere un autista che va avanti e indietro non è il massimo. Anche perché il calcolo della strada, il calcolo del tempo di percorrenza è differente da quello di un'auto privata, perché i camion hanno un tot numero di ore che possono guidare, poi si devono fermare. Guarda, eccetera. immagina in questo modo, immagina di avere il camion a fianco a te, lui fa 100 all'ora come te, ma tu stai guidando un camion, un container, quindi hai bisogno per 20 camion e 20 container, che sono quello che va su un treno, qualche cosina in più, ma diciamo 1 a 1, cioè 20 persone che guidano a 100 all'ora e ti impegnano l'autostrada, con l'obbligo di fermarsi ogni 4 ore, più dormire. Tu che cosa fai? Li carichi su un treno, hai una sola persona, 2 al momento, che guidano, ma interessa poco. Questo signore si guida 20 carri, ci mette 40 container, tu hai sbloccato l'autostrada, questo signore viaggia, e tendenzialmente anche di notte quando non viaggiano gli altri, ti trovi il container l'indomani a Rotterdam e la strada è libera. Quello è il multimodale. Tu non lo vedi, ma l'Amazon che ti porta il tuo plico l'indomani e lavora su questi principi. Già, non lo vediamo, ma pensate a quanto può essere complessa la gestione di un semplice pacco che ci arriva direttamente a casa. Per darvi un'idea, Amazon l'anno scorso ha stabilito il record di pacchi consegnati. Parliamo di 7 miliardi di ordini in un solo giorno. Un colosso come Amazon dedica grande attenzione alla movimentazione delle merci, perché sa che è direttamente collegata al suo primo obiettivo, la soddisfazione del cliente. Per questo è sempre alla ricerca di soluzioni innovative, come la consegna con i droni o Amazon Flex, che coinvolge autisti indipendenti, come possiamo essere io e te, per potenziare la rete di distribuzione. Una sorta di Uber delle consegne. E noi siamo qui e abbiamo scelto in qualche modo questa location perché tu esattamente di cosa ti occupi? Mi occupo di analisi del rischio. La mia attività è capire che cosa fare, si dice tecnicamente mitigare il rischio, ma cioè che cosa trasporto e quali sono le cautele, quindi come gestire il trasporto di modo che quel camion per strada non faccia problemi, per cui tecnicamente si dice non c'è esternalità, non c'è un impatto sulla società, e quell'oggetto arriva a destino esattamente come è partito. E lungo tutta la filiera, anche qua un termine tecnico che altro non è, tutti i soggetti che hanno a che fare con quella sostanza e con quel camion non hanno danni. Perché una delle cose più tragiche è ho a che fare con sostanze che in qualche modo mi intossicano, mi generano problemi. Analisi di rischio vuol dire analizzare tutti gli scenari, quindi tutte quelle variabili che sono tutti quei fenomeni che in qualche modo impattano su quel tipo di trasporto. Da 2 punti di vista, e cioè da un lato evitare che ci siano incidenti, ma dall'altro non creare il paradosso dell'eccesso di cautela, per cui alla fine è come un po' la bambina quando va a scuola, tu ci metti il cappotto, il cappello e la sciarpa, perché poi potrà piovere, sì, però basta anche la voglia di uscire. Certo. Quindi l'altra strada è stimolare il traffico. Poi possiamo dire che in generale, per quanto riguarda il trasporto, tu nello specifico sei specializzato in quello che è il trasporto delle merci pericolose. Assolutamente sì. Tecnicamente si chiamano merci pericolose. Ok. Quelle che durante il trasporto possono impazzire e ti danno il fenomeno non voluto, certo, il disastro incontrollato. E senti, quello che mi ha colpito conoscendoti e poi andando un po' più nello specifico di quella che è la tua attività è che normalmente se parliamo di merci pericolose si pensa proprio a, che ne so, liquidi, gas, cose chimiche eccetera eccetera che possono essere considerate come pericolose, ma in realtà tu mi raccontavi che potenzialmente anche l'inchiostro della singola Bic, penna di utilizzo comune, trasportate in grandi quantità in una determinata modalità eccetera eccetera, rientra nel concetto delle merci pericolose. Mi aiuti un po' a comprendere meglio questa roba qui? Sì. Da qualche anno, con lo sviluppo dell'e-commerce, abbiamo 2 fenomeni. Il primo è che il trasporto non è più un mondo di alcuni, ma è un mondo un po' di tutti, nel senso che non è più dell'industriale che acquista grosse partite, ma è anche del piccolo che acquista piccole partite. Posso acquistare del cloro per fare delle reazioni chimiche, posso acquistare del cloro per pulire la mia piscina. Certo. Una volta l'acquistavo con un camion che faceva quello, oggi lo compro su e-commerce, un qualsiasi sito e-commerce, quindi ce l'ho per strada. Se io comincio ad avere tante lattine di cloro che circolano in maniera un po' incontrollata, ma comunque diffusa, comincio a percepire questo pericolo intorno a me. E comincio a vedere tante cose, guardo
l'effetto del pericolo rispetto al singolo e comincio ad allargare la mia attenzione, quindi ampio lo sguardo e vedo batteria a litio. Siamo nell'era dell'elettronica e la batteria a litio è una di quelle che comincia ad avere uno studio così importante che le norme non riescono a starci dietro. Raccontavi le penne, effettivamente alcuni tipi i classici pennarelli indelebili sono inchiostro a base solvente, contengono del liquido infiammabile, per cui anche quello è un oggetto pericoloso. Il profumo è una base alcolica sottostante che sfrutta la capacità dell'alcol di fondere, per cui ti lascia andare questo odore. Il profumo è merce pericolosa. Certo. Pericolo e rischio sono due aspetti diversi, perché pericolo è c'è un alcol, rischio è quanto è pericoloso il profumo, anche nulla, ha una funzione che è ben contenuta. Anche i classici disinfettanti per le mani sono soluzioni diluite, quanto sono pericolose? Il pericolo è diluito, per cui il rischio si abbassa ma il pericolo rimane. In realtà tutte le sostanze sono pericolose. Leggevo in qualche testo di qualche anno fa in cui anche un eccesso di acqua è pericoloso per l'uomo, perché se bevi più di se non sbaglio 7-8 litri in maniera incontrollata, quindi concentrati, anche l'acqua è pericolosa. Quindi il pericolo è definito dal contesto in cui lo utilizzi. Questo mondo sta crescendo. Tutto può essere potenzialmente pericoloso, anche un semplice pennarello. Questa considerazione apparentemente negativa può giocare a nostro favore se utilizziamo bene le strategie di comunicazione. Possiamo sfruttare questo senso di paura e di ansia per influenzare il comportamento del nostro pubblico. Questa strategia, definita come leva della paura o del dolore, si basa sul principio secondo il quale le persone sono motivate ad agire per evitare situazioni negative o pericoli percepiti. Quando la paura è evocata in modo efficace, può spingere le persone a prendere decisioni rapide per proteggersi o per prevenire conseguenze indesiderate. La maggior parte di noi acquista per allontanarsi da un dolore, piuttosto che per andare verso un miglioramento. Ecco perché è così difficile andare da un medico per prevenire una malattia o un dolore, piuttosto che andarci quando stiamo male. Potenzialmente tutto ciò che trasportiamo in qualche modo può generare un rischio, in qualche modo. Il rischio ce l'hai, le merci pericolose si occupano della parte che ha il danno, un impatto maggiore. Quindi ovviamente se io ho una piastra d'acciaio su un camion oggettivamente è pericolosa. Ha un unico fenomeno di pericolo che deve cadere dal camion e quindi ho un collegamento fra il soggetto che è vicino al camion e il camion stesso. Entrano nel mondo delle merci pericolose quelle per cui il danno si manifesta a distanza. Io ho un rilascio di un liquido, ho uno stridio, quindi una scintilla, ho l'incendio si propaga. Ho una sostanza tossica, semplicemente una sostanza che a favore viene perduta dal suo camion veicolo, ha una folata di vento, io sono nel cono di proiezione di quel vapore, una quantità ridotta di quella sostanza è in grado di ammalorarmi, di farmi morire nella peggiore delle ipotesi, quindi vado a vedere, la mia soglia è quanto è importante il danno di fronte a un'esposizione molto molto piccola. Se il danno è alto, che vuol dire non necessariamente la morte, ma anche un attacco importante, quindi un danno fisico o anche all'ambiente, allora in quel caso bisogna intervenire con delle cautele. E quindi nello specifico, tu come consulente in trasporto delle merci pericolose, di che cosa effettivamente ti occupi? Caso classico, c'è qua questo container, c'è tutta una serie di etichette, è un linguaggio in codice, ma tutta questa informazione, quello che c'è scritto qua, nulla è lasciato al caso. E noi abbiamo due fasi, c'è un'attività ordinaria, che è quella che ti dice come codifichi quello che c'è all'interno, quindi attraverso queste informazioni io, ma in realtà i vigili del fuoco, quindi chiunque nel mondo merci pericolose, ti riesce a capire che cosa c'è all'interno. Queste informazioni ti danno indicazioni sull'oggetto, quindi che cosa questa cassa che caratteristiche ha. E questa diciamo che è proprio una questione legislativa. Sì, quindi è la norma, è tutto scritto. In realtà con dei testi capisci che cosa c'è scritto lì, che informazioni hanno queste indicazioni. Questo IMO tipo 4, per dirne una,
ha un significato, L4BN per un progettista di cisterne, un utilizzatore, ha un significato ben preciso. Quindi vuol dire che se io devo trasportare determinate merci che sono state classificate in qualche modo da normativa come pericolose, io ugualmente devo apporre una determinata nomenclatura. 1206 è un nome in codice, Perfetto. è una sorta di numero di protocollo ONU, ti dice qual è la sostanza. Quel -3 ha un significato, quindi è una materia, ma è abbastanza esplicativo. Vedi una fiamma, è infiammabile. Certo. Vedi l'albero che è rinsecchito, pericoloso per l'ambiente. Col pesce che è morto, che non è baciato, ma è intuitivo. E diciamo che l'attività classica, per come mi raccontavi nel mondo delle merci pericolose, si limita, mettiamola in questo senso, a dire ok, io devo trasportare questa cosa, vengo da te consulente che mi dici quale etichette devo apporre, in che modo devo trasportare, eccetera, eccetera. Differenza molto sottile. Sì? Per mettere queste informazioni va da sé, cioè se ho dei codici devo poter decodificare. La decodifica prevede è un linguaggio. Certo. Quindi esistono quelle figure che si chiamano consulenti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose, un parolone enorme, Sì. per dirti so decodificare quelle informazioni. Questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio, quello che realmente facciamo noi, è andare un po' oltre, cioè non preoccuparsi solo di quello che ti dice la norma. In realtà il tema non è quello che trasporti, è dove sto andando. Sì. Alla fine quella merce andrà in un'industria, magari da lì escono delle vernici, usciranno dei profumi, per cui il tema è non tanto cosa sto trasportando, ma qual è la catena che io vado ad alimentare. Quindi a monte comincio a ragionare sui processi interessati. Qua siamo in un terminal, Sì. ragioniamo ho in quest'area una serie di container, una serie di veicoli, Sì. e una serie di pericoli Sì. che si sommano, Sì. come li gestisco. Certo. Quindi il tema è che cosa faccio come analisi per poter assicurare che tutti questi elementi, questi scenari, siano gestiti nella maniera più corretta e efficiente possibile. Hai Da lì- tutte queste informazioni, da lì nasce quella che è la figura un mio acronimo, un mio figlio, il DGRM, questo Dangerous Goods Risk Manager, che altro non è uno che non si occupa solo di quello che è scritto sulle norme, ma va nella filosofia di quello che è scritto nelle norme. Quindi che cosa devo fare per stare qui ed essere al sicuro? Come fai in modo che le mie merci arrivano a destino senza problemi, con sostenibilità, con tranquillità e con la sicurezza di tutti i soggetti che ci sono a fianco? La domanda classica che arriva è c'ho questo questo cartone che è chiuso, e che etichetta ci metto? Sì, è semplice. Il mio mente su questo ci giocava tanto. Sì, sei arrivato, hai fatto la domanda, vuoi la risposta. No, che cosa ci sta là dentro? Quindi come l'hai confezionato e in che quantità e in che modalità e che cartone c'ha e che sostanza è. Diciamo, il consulente dà la risposta alla domanda, per cui che etichetta ci metto? Questa. Per noi nasce una seconda domanda, ma chi ti ha detto di metterla in quel cartone? E nel nostro reverse engineering, cioè nella nostra analisi di processo, di solito arriviamo all'amministratore delegato. Ed è strano perché dici, ma come? È la logistica che mi chiede l'etichetta, vai dall'amministratore? Sì, perché a me serve parlare con colui che ha la visione d'insieme. Quindi, dove stai andando? Questa roba va qui, ma nella tua idea il mercato quale sarà? Se devo andare in America, devo ragionare sulle norme americane. Certo. Quindi l'etichetta è importante, ma arriva alla fine, al punto che all'inizio ho già stabilito che quando arriverà quella sostanza lì, o a quella parte del processo, ho già l'etichetta individuata e cambia l'approccio. Il mattone è considerato merce pericolosa oppure no? No. Ok. A bene. meno che non te lo lancio in testa. Bene, allora sono riuscito a centrare Sì, un prodotto. esatto. Ok. Per cui io dico, nel momento in cui devo trasportare dei mattoni, il mattone è finito, mi devo preoccupare di come movimentare Esatto. quel mattone. Ma nel momento in cui, tornando all'esempio di prima delle penne, oppure dei profumi, oppure dei flaconi, dei liquori, dei distillati, eccetera, eccetera, in cui c'è una grande differenza, per esempio se il flacone è da 50 ml piuttosto che da 1,5 litri. Puoi stare tranquillamente nell'esempio anche degli alcol, delle bevande alcoliche, che torna bene, dove quello che ti cambia è come lo confezioni, ma in realtà è qual è la gradazione. Ok. Perché il già lì avere un sotto i 24 gradi, sopra i 24 gradi ti dice sono in un caso pericoloso sopra,
no, sono sotto i 24, quindi la bevanda, quella, Sì. la bollicina classica da aperitivo, è non pericolosa, ma non lo dico io, me lo dice la norma. Ok. E questa vedi che è una scelta di mercato, perché se io ho un prodotto a gradazione alcolica molto importante, con alcune grappe, quindi con alcuni prodotti veramente interessanti, e allora stai già scegliendo il mercato, e se scegli il mercato condizioni il trasporto. Quindi, come vedi, l'etichetta non è l'ultimo dei problemi, perché a monte scelgo il mercato e poi costruisco il processo. Questo ci dà uno spunto molto interessante. Scegliere un mercato non è un processo banale, tutt'altro. Potremmo essere portati a pensare che se le cose funzionano in una tale situazione, funzioneranno sempre e comunque, ma non è così. Se produco e vendo pennarelli in Italia con grande successo e voglio espandermi per esempio negli Stati Uniti, non è detto che avrò gli stessi risultati. Dovrò prima preoccuparmi di analizzare attentamente molti fattori. Le differenze culturali, economiche e competitive tra i due mercati possono essere significative e determinare il mio successo o il fallimento. E tu mi dicevi che questa tipologia di approccio che tu con i tuoi collaboratori eccetera eccetera utilizzate nel operare in questo settore è una cosa innovativa, nel senso che fino a questa tipologia di approccio prima l'approccio era ok, ho il prodotto, lo devo spedire, vieni consulente e mi dici come devo operare. È un po' l'evoluzione della norma. Io ho cominciato con il mio mentore che mi spiegava che cosa dicesse un testo. Semplicemente ci si appassiona e scopri che di testi ne esistono 5. Ok? E quindi cominci a studiarli tutti e 5. Poi in realtà scopri che non ti basta, perché un'etichetta ti dice questa sostanza è infiammabile, ma in realtà che cos'è quella sostanza? E quindi Sì. vai sulla chimica. Ok? E poi vai sulla matematica, perché devi mettere insieme tanti numeri. E poi vai sull'analisi chimica di processo, analisi chimica industriale, quindi argomenti ce ne sono tanti. In realtà abbiamo fatto semplicemente una cosa semplice che abbiamo scoperto essere il punto che interessa a tutte le aziende, cioè chi si prende la briga di leggersi tutti i manuali e capire quali sono i punti di contatto. Una norma mi dà un'informazione, un altro manuale me ne dà un'altra. Se li metto a fattor comune scopro che l'informazione è sempre la stessa. Quindi quello che noi abbiamo fatto molto semplicemente è mettere in collegamento, fare da regia, da coordinamento di norme. Dov'è il vantaggio per le aziende? Il vantaggio è che non devi studiarti 5.000 pagine per poter capire che in realtà quel libro non è il caso che lo aprissi. Certo. Perché questi testi hanno di base un rimando continuo, quindi sono delle cornici in cui ti muovi e devi capire se quella norma poi si applica oppure no. Immagina il lavoro del sarto, è la cosa più semplice. Sì. Puoi andare in un negozio di grande distribuzione e se sei una misura standard compri il prodotto che è per te. Sì. Se sei un po' più raffinato, in realtà decidi la stoffa e chiami il sarto per farti fare il vestito su misura. Certo. Noi prendiamo le norme e sulle norme, che è la stoffa su cui vengono fatte queste attività, realizziamo un servizio tailor-made, cioè che cosa di queste norme a te si applica. Molte aziende ci hanno approcciato perché avevano un problema. Ecco un po' mi manca l'etichetta, che facciamo? Ho una sanzione, che facciamo? Ti sta piacendo questa puntata? Senti che anche la tua impresa meriti un documentario come questo? Pensi di avere la storia e le qualità che servono per diventare il prossimo protagonista di Imprese? Allora clicca il link in descrizione e candida la tua azienda. Nel frattempo, torniamo alla puntata di oggi. Ci abbiamo lavorato alcuni anni, i nostri clienti storici hanno ormai 15 anni di attività, e risolvere il problema della sanzione siamo arrivati ho una nuova linea di traffico, come la progettiamo? Il problema è il costo, sì all'inizio, dopo non è il costo ma è quanto guadagno da una linea efficiente, e sul bilancio incide tanto, perché vedi i numeri. Certo. E vedi che ti porta al risultato. E quindi ad oggi i vostri clienti chi sono? Chi ha sistemi complessi, è la risposta tecnica, e quella corretta è chi non capisce bene, ha difficoltà proprio a mettere insieme i pezzi di tutte queste norme e non ha bisogno di qualcuno che gli dica questa è la risposta, ma vuole vederci qualcosa in più, vuole sistemare quei processi.
ed avere una visione un po' più ampia di quello che sta accadendo in azienda. Una per tutte, che vale la pena citare, ad esempio, è Poste Italiane. Abbiamo industrie chimiche, perché hanno merci molto particolari, ne le seguiamo tutte, da materie che sono esplosive perché è una classe, a quelle che sono a dei gas che hanno dei pericoli, fino ad arrivare a quelli a pericoli un po' più banali. Le grandi aziende logistiche, i terminal, aziende come questa, dove in qualche modo devi mettere insieme container, delle casse mobili, dei veicoli, la strada, la ferrovia, il mare, qualche volta l'aereo. Quindi diciamo che chi dialoga con diversi modi di trasporto e con diverse sostanze ha bisogno sicuramente di qualcuno che almeno gli permetta di capire, gli fa da discrimine. Alcune cose non ti servono, trascurale, queste sono importanti da tenere in considerazione, su queste devi concertarti perché sono il tuo vero business. E quindi la domanda sorge spontanea, ma per un'azienda di quelle dimensioni, cioè non è più conveniente assumere direttamente una persona che si occupi di questo? Siamo sempre lì, il consulente interno e esterno. Non esiste una risposta corretta, nel senso che tutti e due hanno un plus. La vera risposta è che i due soggetti devono cooperare, nel senso che non è ammessa un affidamento di un incarico per cui deleghi completamente ma l'azienda sparisce. D'altra parte non puoi avere un soggetto all'interno che fa solo quell'attività, ci deve essere osmosi. Quindi il consulente esterno, cosa che facciamo noi, in qualche modo portiamo una visione di altre realtà, ci interfacciamo con il referente aziendale, la persona che ti porta la sua esigenza. Una persona che lavora solo dall'esterno in realtà perde il contatto con la realtà e ti vende carta. Certo. Una persona che lavora solo dall'interno ti vende un dettaglio spinto, ma non riesce a vedere dove va il mondo. Devi mettere i due insieme e di questi due ottieni un sistema che vale per l'azienda e ti permette quella sensibilizzazione e quella crescita che altrimenti non riesci a fare. Come hai fatto nel momento in cui hai detto qui vedo uno spazio nel mercato, qui c'è bisogno della mia competenza, a iniziare a espanderti, prendere clienti, eccetera, eccetera? Quali sono state le cose che ti hanno funzionato? Io non ho scelto i clienti, diciamo che all'inizio ho preso lo scarto, che situazioni troppo difficili e quindi nessuno le gestiva perché erano troppo impegnative e allora le prendevo io. Ho cominciato da lì. Poi ho scoperto che il mio prendere clienti impegnativi in qualche modo era ciò che il mercato chiedeva. Qual è stato il momento più difficile in quest'ultimo pezzo della tua carriera professionale come appunto consulente ad oggi, non dico più consulente in trasporto merci pericolose, ma sistemista? Come analista. Qual è stato il momento più complesso e come l'hai superato? Forse il momento più difficile è quello in cui ho deciso di mettermi in proprio, per motivi vari, insomma, con il mio mentore abbiamo avuto un momento di screzio per cui ci siamo divisi. Da lì ho deciso di andare da solo. Questo è stato un momento che ricordo essere particolarmente difficile. Ricordo di non aver dormito una notte e aver fatto quel tipo di passaggio. Che cosa ti senti di suggerire oggi a chi in qualche modo sta facendo impresa, magari anche in mercati più semplici, e si sta trovando o in un momento di difficoltà o in un momento in cui non c'è nessuno che vada ad aggredire determinate fette di mercato? O qual è il tuo suggerimento, la tua formula che dici questa io l'ho sempre applicata e ugualmente con successo? Aspetta, tra un istante arriviamo al consiglio che Giovanni si sente di dare a chiunque voglia fare impresa. Prima però cerchiamo di riassumere le lezioni più significative che abbiamo appreso da questa esperienza e che ci fanno affermare che questa è un'impresa che ha generato una vera e propria impresa. Abbiamo parlato di rischi e di paure, parliamo di coraggio. 1. Fare impresa richiede coraggio. Lasciare un lavoro sicuro e abbandonare la comfort zone per affrontare l'ignoto è un vero salto nel buio. Serve determinazione, visione e la volontà di rischiare per realizzare i propri obiettivi. 2. Avere il coraggio di sovvertire le regole, guardare le cose da una prospettiva diversa, nuova. Sfidare lo status quo significa innovare, trasformare idee comuni in visioni uniche. Giovanni aveva le stesse informazioni di tutti gli altri, ma ha avuto il coraggio e l'intuizione di creare qualcosa di nuovo. 3. Il coraggio di mettersi in gioco, giocare la partita che tutti gli altri non vogliono giocare, assumersi il rischio di clienti importanti ma dalle situazioni molto complesse.
Quei clienti però, che se gestiti con competenza, come abbiamo visto, possono trasformarsi in opportunità uniche. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti qui sotto quelli che avete trovato più interessanti e magari quelli che applicherete da domani nelle vostre attività. Nel frattempo, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete questa puntata, perché la settimana prossima ci occuperemo di mal di schiena o per meglio dire cercheremo di capire come curare, anzi come prevenire le patologie che riguardano la colonna vertebrale. Conosceremo Paolo, che ci parlerà del suo approccio rivoluzionario alla materia e ci mostrerà i suoi strumenti di lavoro che rendono Mia Postura un fiore all'occhiello della sanità non solo veneta ma anche italiana. Tutto questo nella prossima puntata di Imprese. Ora però torniamo al consiglio di Giovanni e noi ci rivediamo la settimana prossima. Ciò che dà la risposta giusta è fai la domanda. Ho sempre detto ai membri del mio staff che è la domanda che guida la risposta. Noi non accettiamo mai, di base io non accetto mai che mi venga formulata una domanda. Io non rispondo alla domanda. Io rispondo a un'esigenza. Per cui il tema è perché non esiste la risposta corretta alla domanda, perché la domanda già di per sé ti cita la risposta, quindi il consulente bravo è quello che ti dice giusto o falso, e percepisco che cosa vuoi che io ti dica. Che cosa facciamo noi è no, il processo nasce da noi. Se hai bisogno di aiuto è perché dove sei arrivato non riesci a vedere, sei limitato, quindi se ti sei bloccato i tuoi strumenti sono arrivati al loro limite, quindi c'è bisogno di una visione diversa. In quel caso il suggerimento e ciò che noi applichiamo è capire cosa accade in altre realtà e lasciare che una persona o comunque qualcuno che quel tema lo conosca e non abbia solo esigenza di manifestare che conosca e di crescere, se una persona la conosce ti rendi conto che non devi neanche raccontargli qual è il tuo limite. Basta semplicemente raccontargli le cose come stanno. In situazioni di crisi io faccio questo, semplicemente chiedo a chi, anche nel raggio delle mie prossimità, capire chi riesce a percepire la domanda. Se non ha bisogno di tanti riferimenti, allora può essere la persona corretta. Gio, per poter scoprire meglio quello che fai, poterti contattare, eccetera, eccetera, mettiamo il sito sotto che è? Ad oggi è il mio nome e cognome. Quindi? giovanniadamo.com. Giovanni, è stato un piacere. Piacere mio. Tante buone cose. Altrettanto. Ma una domanda, a questo punto non conviene alle aziende grandi inserire già una figura così in azienda? Aspetta, te la rifaccio dopo questa domanda. Parla ma? 4, 5, 6, 7, 8, 9, il microfono l'ho messo nella sciarpa. Io... Hai il cavo del microfono scollegato? Franco? No, l'ho collegato, lo rimetto. Ci siamo? L'ho annegato nella sciarpa praticamente. Non dovrebbe avere dei frusci. No. Eh? Mi sentire? Non mi sembra. È talmente antico, diciamo così. Che possiamo permetterci di Ma fare sì, queste robe. ma sì. Perché precedentemente avevo letto benvenuti a una nuova puntata di Imprese, ma Manabi non andava bene e quindi ho dovuto rifare il rifacimento.